Ciao a tutti e bentornati nel mio laboratorio. Io sono Floppy e oggi cosa dobbiamo fare? Oggi dobbiamo fare la recensione di questo microscopio qui. Quindi tu sai già cosa dire. Sigla! Eccoci qua. Allora, questo è il pacchetto con cui è arrivato il nostro Digital Microscope. È prodotto dall'azienda Link Micro, che ha gentilmente inviato questo microscopio che poi andremo a vedere e vi do la mia impressione. Apriamolo. Abbiamo il libretto di istruzioni in inglese. Apriamo il primo strato qua col pluriball, quello compatto, quindi ben protetto, e abbiamo subito, cavolo, qua ci fanno già gli spoiler, abbiamo un cavo HDMI 2.0 dicono qui, che porta a 4K e 2K lungo 1,5 metri. Che perché serve il cavo HDMI? Serve perché questo microscopio qui ha anche l'uscita video in 4K fino a 60 frame al secondo. Poi non partiamo subito dalle cose belle. Abbiamo il cavetto con il piccolo telecomandino USB da una parte, USB A, USB-C e un jack. Questo qui vedremo dopo cosa ci servirà. E poi ci tocca tirare direttamente fuori tutta questa parte qui, ben imballata, devo dire, tutto ben protetto. E sotto abbiamo la base in ferro, bella verniciata, con le due luci direzionabili, sono luci a LED che devo dire che si possono direzionare molto facilmente e rimangono anche nella posizione. Poi cosa abbiamo ancora? Poi rimane l'ultimo pezzettino qua, che è lo stand. Questo è tutto in alluminio, anche queste parti qua, anche questa qua, anche questo piccolo dadino tondo qua è in alluminio. Queste qua invece sono in plastica, che saranno quelle dove verrà messo il microscopio. Queste qua in plastica, però queste qua laterali sono sembrerebbero in alluminio anche queste, e come vedete dopo va su e giù, basta smollare questa vite qui e può andare su e giù. E ora manca questa parte qui. Tiriamo su e abbiamo il nostro microscopio vero e proprio, con la parte nel retro che è, diciamo, la parte ottica, che noi possiamo ruotare, e in effetti abbiamo il nostro display da 10 pollici, quindi anche molto grande e si vede veramente bene, mi pare sia in HD, dopo controlliamo. E qui abbiamo la messa a fuoco con questa ghiera qui, luci a LED attorno all'interno che c'è l'ottica. Poi cosa abbiamo ancora nella scatola? Abbiamo il telecomandino, che è molto utile per non spostare mentre si fanno le riprese, quindi possiamo zoomare e fare un po' tutte le opzioni, scattare foto, video, andare nei menu, eccetera eccetera. Funziona con 2 batterie AAA, dopo lo proveremo. Un po' di Stop it. Get some help. Non ce la faccio a parlare, ma come è possibile? Un po' di viti, molle, dopo vedremo bene cos'è. È una chiave a brugola, un panno, quelli in microfibra, per pulire il tutto, e vediamo, dei sample. Questi dopo li proviamo a vedere, sono degli esempi da osservare col microscopio. E la base per i vetrini, che sono quelli là col sample. Anche questa qui ha all'interno una luce a LED, che a questo punto si può già vedere che questo jack qui va collegato qui sulla base per alimentare il LED. E effettivamente possiamo vedere che anche qui c'è lo stesso connettore
quindi così alimenteremo i LED. Addirittura un alimentatore da 5 volt 3 ampere, non male, è sempre comodo, e un altro cavetto USB di tipo A fino a tipo C, che serve appunto per alimentare il nostro microscopio, e un lettore micro SD, perché in più abbiamo una micro SD da 64 giga già fornita, che serve per fare le riprese e le foto con questo microscopio. Bene, adesso pulisco un po' e facciamo una prova. Ora passiamo al montaggio. Partiamo dal montare il nostro stand con la base. Come abbiamo detto prima, è bella solida, devo dire che ha anche un bel peso, con i gommini antiscivolo sotto. Appoggiamo e questo stand qui lo andiamo ad avvitare. Lo avvitiamo finché arriva alla fine. Vedete che è arrivato alla fine, però non è dritto, quindi torniamo indietro e poi lo stringiamo con la nostra base, con la nostra vite, questa qui sotto. Ok, qua stringiamo questa vite che non ci scappi questa parte qui. Poi montiamo il nostro microscopio, portiamo verso il basso la parte ottica. C'è questo anellino qui che ci servirà per appoggiarlo qui, evitare di rovinarlo. Apriamo bene le due vitine qui sopra e poi lo inseriamo. Possiamo stringere queste due vitine qui, che così lo fermiamo in posizione. Così abbiamo tutto bello fermo e non si muove più niente. Ormai che ci siamo, possiamo prendere la nostra micro SD e la inseriamo, eccola qui nel suo posto, e poi colleghiamo il nostro cavetto con i vari bottoncini. Questi strap qui non erano in dotazione, glieli ho aggiunti io perché è più comodo poi metterli via. Infatti in dotazione ci sono i soliti cavetti che si trovano sui cavi di tutti i dispositivi elettronici. Cavetto USB-C lo colleghiamo qui al microscopio e il jack, quello piccolino, lo colleghiamo qui dietro. Adesso collego l'alimentatore e vediamo di accenderlo, perché manca solo questo. Ecco, qui si sono accese le due lucine e si dovrebbe accendere anche il microscopio. Vediamo. Sì, si sta accendendo. E qua il nostro microscopio è acceso. Beh, devo dire che queste lucine qua mi piacciono proprio. Con il telecomando qua possiamo alzare la luminosità delle luci e abbassarla, e anche accendere e spegnere tutto quanto. Adesso lo riaccendiamo e fa il boot. Quindi a sto punto possiamo dire che questo cavetto qui, che ha USB-C e la USB e basta, senza il jack per le luci, servirà per collegarlo al PC e poter trasferire o i file salvati nella micro SD oppure usarlo come webcam. A questo punto proviamo, stacchiamo anche i LED. Ok, staccando i LED il microscopio continua a funzionare. Questo può essere utile. Qua abbiamo una rotellina che aumenta e diminuisce la luminosità della luce, quella integrata nell'ottica. E vediamo cosa c'era dentro a questo sacchettino. Dentro questo sacchettino qui ci sono queste piccole leve che vanno attaccate in questa parte qua, dove c'erano i due fori, si avvitano e qui sotto, alzando qua, si possono mettere sotto o vetrini o le schede o qualsiasi cosa e tenerle in posizione. Ho provato a guardare a cosa possono servire queste viti qua, ma non c'è scritto niente, quindi boh, ce le hanno date perché sono belle. Oh my god! Wow! Questo è il microscopio. Adesso possiamo fare qualche prova partendo, direi, dai sample che ci hanno dato. E
adesso guardiamo 2 o 3 di questi vetrini. Prendiamo magari il primo, eccolo qua. Questo qua è un pezzo di cipolla, quindi io direi facciamo anche partire la registrazione e la facciamo partire con il telecomandino. Ok, quindi adesso facciamo mode, così è modalità foto. Queste sono tutte le riprese che ho già fatto e questa è modalità video. Premendo questo pulsante facciamo una foto nella modalità anche video, quindi premendo fa una cattura e poi ritorna in modalità video. Per far partire la registrazione con il telecomando possiamo premere ok e lui parte la registrazione. Prendiamo la nostra cipolla, la posizioniamo e girando la manopola qui mettiamo a fuoco. Ecco qua. Allora questi led li togliamo perché sennò ci fa riflesso e così abbiamo messo a fuoco. Non si vede niente perché siamo ancora distanti. Per aumentare l'ingrandimento dobbiamo svitare questa vitina qui e far scendere il tutto. Quindi la svitiamo e come potete vedere rimane fermo, però questa c'è una cosa che non mi piace molto. Quando io mollo qua vibra tutto tantissimo, fa tutto un rumore stranissimo, quindi noi ci avviciniamo, funziona, però vibra tantissimo, è brutta sta cosa. Questa è un po' l'unica pecca che ho visto finora, non mi piace moltissimo. Dopo riavvitiamo e siamo sicuri che sta fermo. Ecco qua, più vicini di così ho paura non si riesca a mettere a fuoco. Ecco, così siamo al limite dell'ingrandimento perché più vicini non riusciamo a mettere a fuoco anche ora. Troppo vicini, adesso siamo giusti, adesso riusciamo a mettere a fuoco un po'. Ecco qui. Si possono vedere le cellule e anche i nuclei. Quelle parti più scure sono i nuclei delle cellule. Cambiamo vetrino, proviamo questo secondo qui, Pine Stem, vediamo cos'è. Questo è interessante. Se vi lascerò qua in sovraimpressione cos'è precisamente perché non lo so. Sarà l'ago del pino tagliato in sezione, a vedere così è molto interessante. Figo, guardate che bene che si vede. Lo schermo è da 10 pollici, punto 1 e in HD quasi, è un po' di più, in 1280x800 pixel. E devo dire che si vede veramente bene. Adesso dalla fotocamera non si vede molto perché ho il filtro, adesso magari togliamo il filtro. Come potete vedere anche in video qua si vede molto bene. L'angolo di visione è abbastanza buono, anche perché spostandoci vedete che in realtà si vede praticamente da qualsiasi angolazione, che è molto buono. Ho qui pronta una floppy board che la useremo come test. La posizioniamo e vediamo di mettere a fuoco perché sennò non vediamo niente. Adesso è abbastanza a fuoco, ecco qui. Questa non è neanche stata pulita, infatti è ancora tutto qui al lato, vediamo tutto il flussante ancora nei pin. Però devo dire, allora col telecomandino possiamo aumentare un attimo la luminosità. Troppo. Questa è l'esposizione più che la luminosità, perché la luminosità è abbastanza impostata in automatico. Comunque devo dire che si vede molto bene. Questi condensatori qui sono condensatori 0805, quindi sono 1 millimetro per 1,5, 2 e anche il resto dei resistori. Possiamo andare a fare un giro nei menu. Questa è la modalità, vediamo, teniamo premuto la M. Abbiamo la risoluzione, che possiamo decidere la risoluzione dell'immagine, perché qua siamo in modalità immagine. Abbiamo 64 megapixel fino a
quella più bassa da 8 megapixel, che comunque non è poco. Poi possiamo fare una serie di foto, qualità possiamo decidere tra fine, normale e bassa. Sharpness, ad esempio questo io ho provato a muoverlo, però come potete vedere non aumenta proprio così tanto la qualità, quindi io l'ho lasciata nel valore di default. C'è il bilanciamento del bianco, l'ISO, l'esposizione e basta. Adesso rientriamo, no scusate, qua possiamo vedere le impostazioni del video. Anche qui abbiamo risoluzione 4K e 60 frame al secondo, e poi abbiamo 4K 30 frame al secondo. Adesso noi selezioniamo 4K e faremo anche qualche prova. Qua abbiamo loop recording, che se noi selezioniamo, noi prima avevamo un minuto, infatti ogni minuto lui incominciava di nuovo la registrazione. Se noi lasciamo 5 minuti abbiamo la registrazione di 5 minuti al colpo. Abbiamo il time lapse, possiamo selezionare ancora una volta l'esposizione, se registrare l'audio off oppure on. Dopo facciamo una prova. Possiamo il date stamp, ad esempio io gli ho lasciato off perché non mi interessa. Sharpness anche qui. Freeze, che è come vi dicevo, noi premiamo sul pulsantino il pulsante freeze e vedete che io, pur muovendo la schedina, l'immagine rimane ferma. Ripremendo ritorna a essere in live, diciamo. E abbiamo il contrasto. Poi vediamo, qua possiamo fare le varie griglie, cross line, line direction, color, eccetera eccetera. Se ad esempio noi facciamo la linea, vedete compare la griglia con tutte le linee colorate, però a noi non serve. Se scendiamo abbiamo la data, la lingua, la frequenza, formattare la SD, tornare tutto di default e la versione. Adesso proviamo a fare un test audio, quindi iniziamo a registrare. Prova 1 2 3 prova. Questa è la differenza tra l'audio del mio microfono e l'audio del microfono che registra il nostro microscopio. Allora, abbiamo visto che questo microscopio va molto bene per vedere tutti i circuiti, anche le parti più piccole che ad occhio nudo non riusciamo a vedere, e è uno strumento molto utile che sicuramente utilizzerò un sacco qui in laboratorio per montare le schede. Sì, però adesso basta giocare sempre con i robottini, però. Ah, scusa, mi sto preparando per la RoboWorld di aprile. Vi ricordo a tutti quanti che il 27 aprile all'Innovation Fair di Sovramonte sarà organizzato un evento RoboWorld da 150 grammi. Tutte le informazioni le trovate in descrizione, dove potrete anche iscrivervi con il vostro robot. Che devo dire di questo microscopio qui? Hai già detto tutto te. Le uniche cose che non mi convincono del tutto sono il microfono, che non è tra i migliori, però come audio di backup può sempre andare bene, e la parte qui dietro che quando viene mossa fa un sacco di rumore e vibra tutta. Però per il resto devo dire che è un ottimo prodotto. Vi lascerò in descrizione anche il link dove acquistarlo. Il video finisce qui, grazie della visione e alla prossima!